Buonasera amici nerazzurri, è lunedì e torna l'appuntamento settimanale con Extra Time. Torna anche a farci compagnia dopo una settimana di sosta Massimo Paganini. Buonasera. Ciao Max. Federica, buonasera a tutti. Ciao Albi, ti saluto in anticipo. Buonasera Alberto, ben ritrovato anche a te. Buonasera Federica, bentornato. Massimo, sappiamo che tanti impegni, Max, adesso c'è il mondiale Under 20 all'orizzonte, quindi insomma tanti impegni. Nella speranza poi questo mondiale insomma possa tornare dalla Polonia. Mi auguro di sì. Allora Maxi, 4 spunti di oggi. Sì, uno riguarda 3 giocatori e poi un punto un po' più generale. Il primo riguarda Brozovic, che è imprescindibile, è rientrato e direi che la sua è stata un'ottima prestazione, De Vrij, ho preso uno dei centrali difensivi, ma anche Skriniar ha fatto molto bene, e poi Asamoah, perché a mio modo di vedere ha giocato un'ottima partita sia in fase di contenimento che di spinta e nella costruzione del gioco. Insomma, ho preso poi tra l'altro i 3 giocatori che hanno avuto, sai che mi piace vedere la percentuale di passaggi riusciti, la più alta percentuale di passaggi riusciti tra tutti, perché il 92% di Brozovic avendo toccato un numero altissimo di palloni, il 96% addirittura di Asamoah e il 94% di De Vrij, quindi un numero altissimo di passaggi riusciti. È vero che poi andremo a vedere la maggior parte magari sono passaggi laterali o passaggi fatti, ma avere un numero elevato di passaggi riusciti significa aumentare il numero di passaggi e soprattutto poi ottenere anche la possibilità di gestire il pallone. Questa è la cosa più importante nel percorso di crescita di una squadra. L'ultimo punto è la precisione nel possesso, proprio come dicevo, per mantenere lo stesso filo conduttore, ossia c'è un momento della gara dove l'Inter tiene la palla per quasi 1 minuto e mezzo prima di cercare di mettere il pallone nel mezzo e poi c'è un calcio di punizione, quindi questo significa grande consapevolezza nei propri mezzi e questo tipo di maturità, di considerazione in se stessi sta crescendo. Partiamo dal primo punto. Brozovic è tornato e ci ha fatto capire una volta di più quanto sia fondamentale. Beh, direi di sì, quello è il suo ruolo, non c'è niente da fare, di diritto è il suo per quello che fa, per quello che riesce a costruire. Qui vediamo nella fase iniziale, sono, ripeto, cose semplici, ma già qui sa già dove dare il pallone, è di spalle e senza guardare riesce a girare, aveva già guardato dove dare la palla, la dà ad Asamoah, poi guarda la corsa che fa per andarla a riprendere, lui ha corso più di 12 km anche nella partita di sabato, quindi corre veramente tantissimo, dà il pallone per poi andarlo a riprendere di nuovo e poi fare in modo che si sviluppi, eccolo qui con il fallo poi su Brozovic da parte di Perisic, su Perisic da parte di Pjanic a centrocampo, ma nella fase di costruzione lui interviene praticamente su tutti i palloni, come ho detto 105 palloni toccati ieri, quindi un numero altissimo di palloni. Qui di nuovo nella fase di costruzione del gioco vediamo quanto sia importante, perché qui Vecino si alza, quindi gli dà spazio, quando i compagni sono in difficoltà il pallone lo va a riprendere lui, non c'è nulla da fare, eccolo qui, va a riprendere la palla, la muove anche con dei passaggi semplici e banali, ma serve semplicemente per far muovere l'avversario, no? Per trovare poi delle soluzioni di gioco e delle linee verticali, come in questo caso dove dà la palla da Asamoah, va a riprenderla e poi verticalizza di prima intenzione, la palla fa quasi 30 metri e trova la prima punta che viene incontro con il fallo poi di Bonucci. Quindi direi, al di là di tutto, è vero che sono palloni semplici ma sono alternati a dei palloni con delle verticalizzazioni importanti nel momento in cui trovo lo sbocco in avanti. Stessa cosa per quanto riguarda Asamoah o De Vrij o gli altri difensori, perché anche Skriniar lo ha fatto. Comunque il secondo è De Vrij, giusto? Sì. Quindi, qui abbiamo messo spada e fioretto perché abbiamo visto come lui sia bravo nella fase di impostazione ad usare il fioretto, sia ad essere bello anche esteticamente da vedere, no? E poi quando è il caso, quando è il momento, fa sentire la sua fisicità, quindi qui vediamo nella fase di costruzione del gioco quante volte la palla passi da lui, la tocca tante volte, dà la possibilità ai compagni di giocarla. Qui eccolo qua, invece di tornare indietro alza la testa, dà la palla a Brozovic e la palla può uscire tranquillamente dall'altra parte. È importante la personalità con la quale gioca il centrale di difesa, soprattutto nella fase di costruzione del gioco. Qui interviene in anticipo, vediamo, eccolo qui, anticipa la giocata e poi invece di buttar via il pallone alza la testa, trova di nuovo Brozovic, perché come ho detto ha toccato tantissimi palloni, trova di nuovo Brozovic, ma nelle fasi di costruzione del gioco è importantissimo proprio questa gestione del pallone e la tranquillità, la sicurezza che ti possono dare i difensori centrali. Terzo focus è su Asamoah. Asamoah per me ha fatto un'ottima partita, ha spinto forse poco, sono state partite nelle quali ha spinto molto di più rispetto all'ultima partita giocata in casa con la Juventus, però ha sbagliato veramente poco, ho detto un altissimo numero di passaggi riusciti, il 96%, tra l'altro questo non è un passaggio semplice perché viene fatto sulla verticale, sul compagno che ti attacca alla profondità, quindi ci sono stati tanti passaggi in orizzontale nella fase di costruzione del gioco, ma anche passaggi fatti per cercare di smarcare il compagno che attacca alla profondità. Qui di nuovo vediamo come la palla vada da destra a sinistra, lui va a ricevere il pallone
sulla corsa, non ha la possibilità di attaccare lo spazio perché ci sono pochi compagni a dare soluzioni, e allora intelligentemente torna indietro, di nuovo la palla gira dall'altra parte, quindi qui l'Inter ha tenuto il pallone per tanti minuti, di nuovo la palla va da destra a sinistra e di nuovo da destra a sinistra, da sinistra a destra, da destra a sinistra, di nuovo con Asamoah che va a toccare ancora il pallone, non c'è la possibilità di andare, ritorna indietro, ritorna di nuovo da Brozovic che gli dà il pallone, lo rigioca e poi va a riprenderlo ancora, quindi direi che ha toccato un altissimo numero di palloni, ripeto, non tutti palloni banali, non semplici, anche qui ha la possibilità di fare la giocata, di gestire la situazione di gioco, ed è molto importante avere giocatori con questo tipo di personalità, soprattutto in partite come quella che ha giocato l'Inter contro la Juventus sabato, quindi una partita di altissimo livello. Chiudiamo con l'ultimo, Max, la precisione nel possesso. E qui c'è sono 1 minuto e 30 secondi, li ho contati da 54,20 a 55,50 nel momento in cui l'Inter poi abbiamo accelerato forse un po', Albio, sì. Esatto, abbiamo accelerato forse un po', eccolo qua, vedi che l'Inter tiene palla, ha la possibilità di tenerla con la Juve che ovviamente può fare solo da spettatore perché la precisione dei passaggi è ottima, è molto elevata, c'è velocità, viene spostata da destra a sinistra la palla con delle giocate importanti, come ho detto prima, qui rivediamo quella di Asamoah, ma questo è fondamentale per una squadra che sta facendo un percorso di crescita. È chiaro che serve anche andare ad attaccare la porta avversaria, serve mettere in difficoltà l'avversario, ma questo è un percorso successivo che farai, ossia intanto cerco di costruirmi il gioco, poi andrò a finalizzare, ma passa prima dalla costruzione della base, della piattaforma che ti serve a seconda di quanto alto vuoi costruire il grattacielo. Quindi direi che l'Inter sta lavorando bene, lo ha fatto in una partita importante come contro la Juventus e a mio modo di vedere il percorso di crescita è costante, continuo, graduale, però sta dando i suoi frutti.